Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, anche Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà il mese di aprile 2026. Lo facciamo seguendo una bellissima struttura di tarocchi e oracoli e poi andremo a vedere, a esaminare cosa accade nell'amore per te. Allora, partiamo subito. Prendiamo i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, visione, prosperità e bellezza. Sabbe satta sukhi hontu. Aspettate che c'è un'altra carta qua in mezzo, quando le mischio con quelle piccoline. Allora. Allora, andiamo a vedere il portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? In chiave sciamanica, immaginale, quale mito si sta attivando? Mettiamo una carta di queste, poi mettiamo un oracolo. Quale energia vuole portarti questo mese? Allora, quale energia vuole portarti questo mese? Ah, bellissimo! Energia e movimento, 8 di bastoni. Vuole farti stare sul pezzo, è un mese in cui grande energia creativa. Il 8 di bastoni mi parla di movimenti, messaggi, sarà un mese molto veloce in cui la calma vince. Cioè, cosa vuol dire? Che dovrei prendere decisioni, spostamenti, email, telefonate, messaggi. Sarà un mese molto attivo nella concretezza, nella vita fenomenica, in quello che appare, proprio perché le energie nei mondi sottili si muovono veloce e quindi l'energia di sblocco. Tutto ciò che era bloccato si sblocca, tutto ciò che era lento va veloce. È molto forte come energia, vediamo. Eccola qui, ci sono dei tesori in questa energia che si sbloccano, qualcosa che stavi aspettando. Guarda, questa è una carta di movimento molto veloce e questa è la tartarughina, no? Allora tutto ciò che era un po' più lento si sblocca e capirai che ciò che era lento era perché stava portando un tesoro. E questa è la tartarughina della calma che ti ho detto prima, cioè non devi andare dietro agli eventi in modo veloce, ma devi sentire gli eventi e decidere con calma. Cioè, sono due forze contrapposte queste. È come se dovessi stare. Scusami. Allora, scusatemi, stavo dicendo. Qualcosa che si muove velocemente e che è la scoperta di un tesoro. Ti dico anche qualcosa che si muove molto velocemente, che ti dà la possibilità di accedere a qualcosa che stava maturando e vedrai che ciò che era fermo e ciò che stava maturando è un tesoro che è maturato, ok? Vediamo adesso nel mondo visibile cosa accade nella realtà visibile. Cosa accade nella realtà visibile? Eventi concreti, vita pratica. 9 di coppe, 4 di denari. Wow, 9 di denari. Qua ci sei tu. Vedo che avrai tante soddisfazioni in questo mese. Il 9 di coppe è la realizzazione di desideri, la realizzazione di un desiderio emotivo. Ti vedo bene emotivamente. Questa è una grande lettura, 9 di coppe, desiderio emotivo realizzato. 4 di denari è la stabilità raggiunta a livello emotivo. Non mercanteggi più il tuo prezioso tempo, la tua preziosa energia. E il 9 di denari mi parla di una realizzazione sul piano pratico, lavorativo, economico e di autosufficienza a grandi livelli. Perché io vedo che proprio un progetto, un sogno, un desiderio personale si realizza qua. C'è proprio soddisfazione.
C'è qualcosa che stavi attendendo da molto, si realizza. Guarda, forse è tra le letture più belle che ti abbia mai fatto, almeno fino a questo momento, perché qualcosa di molto atteso si manifesta, legato proprio a un piacere personale tuo, e questa è anche la carta della gratitudine per ciò che è arrivato, cioè vede concretizzarsi aprile per te ciò che hai seminato con cuore e con costanza. È come se poi ti vedessi proteggere ciò che hai ottenuto, no? Cioè vuoi stabilizzare il tuo successo, creare un terreno sicuro, consolidare i frutti del lavoro. Dopo la gioia del 9 di coppe arriva la fase di terra e responsabilità, dove quello che hai ottenuto deve essere custodito e gestito con saggezza. E poi questo 9 di denari è proprio la carta della donna radicata, libera, uomo, che godi dei frutti dei tuoi sforzi. Cioè, ehm, ti sentirai padrona della tua vita, del tuo denaro, delle tue gioie, un senso di autosufficienza, sereno, sicuro. È bellissima questa lettura. Cioè, quindi arrivano novità e opportunità molto velocemente. Raccoglierai questi frutti che stavi aspettando. Ehm, Queste opportunità si trasformano in abbondanza duratura. Meraviglioso, meraviglioso. Vediamo un po', qua si sbloccano pianeti, cose, non lo so, però è fortissimo. Vediamo nel mondo invisibile le energie sottili che guidano le azioni degli spiriti. Cosa c'è dietro le quinte? Le energie sottili che guidano. Mettiamo due tarocchi e un oracolo. Le energie del mondo invisibile, le energie sottili che guidano. Sei di spade, sì, ti portano ad andare verso questa prosperità, gli amanti. Eh, aspetta. Responsabilità sotto il 9 di denari, vedi? Elimina l'ostilità, libera dal sentimento di colpa. Le energie sottili che lavorano per te sono quelle di andare verso la realizzazione dell'autosufficienza a tutti i livelli e per farlo ti guidano a fare scelte dettate dal cuore. Le scelte dettate dal cuore ti permettono di assumerti la responsabilità di quello che hai, di quello che accade, liberando ogni senso di inadeguatezza, cioè sai perché non hai raggiunto risultati concreti importanti fino a questo momento? Perché ti sentivi in colpa di emergere. 9 di denari, senso di colpa. Il senso di colpa di emergere, di far vedere la tua bellezza, la tua autenticità, il tuo successo a tutti gli ambiti, hanno impedito questa realizzazione perché ci sentiamo in colpa verso la nostra genia di poter essere più grandi di loro, ci sentiamo in colpa, ma questo è inconscio, eh? Possiamo aver fatto anche degli accordi prima di incarnarci, nel non superare il padre o la madre, cioè sono tutti accordi, un karma che si chiude questo, perché io vedo qua grande successo per te. Ti vedo andare verso proprio un nuovo orizzonte, perché gli spiriti ti guideranno a lasciare vecchi schemi, i pesi emotivi di questo senso di colpa. Ehm, e porterai dal passato solo ciò che serve alla crescita, viaggio di guarigione e transizione, dove ciò che è stato doloroso o limitante viene lasciato completamente alle spalle. Quindi per raggiungere la piena abbondanza tu attraverserai con coscienza il cambiamento interiore. E la carta degli amanti mi dice che nel mondo invisibile gli spiriti ti dicono che tu sceglierai di agire secondo ciò che ami davvero, non secondo gli obblighi, non secondo le aspettative altrui. È una carta di alleanza animica, dove le decisioni che prenderai ti verranno spinte dagli spiriti e verranno dal profondo, con responsabilità e libertà insieme. Queste due carte mi dicono che il passo verso la gioia visibile richiede una scelta consapevole, una direzione che il cuore riconoscerà come sacra e tu la prenderai. Gli spiriti ti dicono che finalmente tu godrai dei tuoi successi senza sentirti in colpa.
La responsabilità qui è prendere ciò che è tuo con integrità, senza portare dei fardelli emotivi non tuoi. Cioè questo è il passaggio sciamanico che trasforma la gratitudine in potere, liberandoti proprio da qualsiasi senso di indebitamento emotivo o morale verso il mondo o gli altri. Quindi tu manifesterai pienamente questo 9 di denari con gioia, sicurezza, autonomia, perché le energie sottili hanno già fatto il loro lavoro. Qual è il lavoro delle energie sottili? Liberarti, allinearti e autorizzarti a godere. E vi invito a fare la danza del piacere molto spesso in questi giorni che trovate nella playlist yoga sciamanico. Chi fa il percorso dei 21 giorni so che già la fa, è qua sotto il percorso dei 21 giorni all'info box, sì. Vediamo adesso qual è il messaggio dell'amante invisibile, la guida dell'anima, dove ti vuole portare il tuo daimon? Alla piena realizzazione, regina di denari. Il tuo daimon ti vuole portare alla piena realizzazione, a sentirti non più in debito, non sentirti più in debito con il mondo, con gli altri, non sentirti più vittima e a godere, godere, godere. È proprio l'energia del godimento, eh. Cioè, l'amante mistico ti dice ti porto verso la piena realizzazione materiale e spirituale, ma soprattutto verso la sicurezza interiore che nasce dal nutrire te stessa e ciò che ami. Quindi in chiave sciamanica c'è radicamento, perché ti guida a stabilizzarti nella tua energia, a occupare il tuo spazio senza timore, cioè questa sono io, questo è il mio spazio, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Ti porta abbondanza e autonomia, quindi il tuo amante mistico, lo spirito guida, ti mostra come godere dei frutti del tuo lavoro e del tuo cuore senza sensi di colpa o esitazioni. Ci sarà armonia tra dare e ricevere. Ci sarà manifestazione concreta dei sogni, cioè ciò che il cuore tuo desidera diventerà tangibile perché adesso sei pronta o pronto a riceverlo pienamente. Il tuo amante mistico ti dice quindi questo. Cammina con fiducia nella tua abbondanza, diventa la regina della tua vita e lascia che ciò che meriti ti trovi. Caspita, io non ricordo di aver fatto una lettura così forte per te, da parecchio tempo. Vediamo qual è l'iniziazione del mese, quale paura devi attraversare. Qua c'è il re di bastoni che mi parla come archetipo di leadership, di visione, la capacità di avere una visione e di seguirla, è un po' paura, paura di essere sbagliata, paura di non farcela, e puoi proiettare anche la figura di questo archetipo maschile all'esterno come paura da attraversare, che rispecchia la tua necessità di essere leader e avere visione, leadership e saper guidare anche gli altri. Perché fondamentalmente il re di bastoni lì come paura da attraversare è la paura del potere personale, paura della forza creativa. Sai qual è questa? La domanda che ti farai è questa. Questa è una paura radicata nella mente e nel corpo. Ti dice, e se prendessi troppo spazio? E se la mia energia mi sfugge di mano? Oppure se la mia energia intimidisce gli altri? E tu dirai, e qual è il problema? Cioè le emozioni sotterranee legate al re di bastoni sono passione trattenuta, ambizione timorosa, desiderio di agire, però blocco interiore. Cioè questa è la paura di assumere il ruolo di leader della tua vita, di far vedere la tua autorità naturale, il tuo carisma, di guidare senza sentirti in difetto. E quindi in chiave sciamanica attraversare questa paura significa incarnare il fuoco del tuo potere senza vergogna, senza sentirti in colpa per avere forza, per avere visione, per avere iniziativa. Il re di bastoni qua ti invita ad abbracciare proprio il comando della tua vita e a usare l'energia creativa per manifestare ciò che il tuo cuore desidera, senza reprimerti più. E questo è potentissimo qua, perché qua ci sono debiti karmici, qua, debiti, assunzioni antiche che però vengono liberate, soprattutto se fate un lavoro sciamanico, lo sapete quanto è forte e impattante, ok? Vediamo qual è il dono nascosto, la ricompensa del mese, quale dono
potrai cogliere. Mettiamo una carta dei tarocchi e un oracolo. Allora, il dono nascosto, la ricompensa del mese. Bellissimo, guarigione a tutti i livelli e gli anziani. Allora, io te l'ho detto che è un blocco antico qua. Tu liberi da quello che farai in questo mese godendo di quello che hai, dei tuoi frutti, della tua abbondanza, non vergognandoti più. Sai cosa succede? Vai a liberare 7 generazioni future, ma soprattutto liberi i tuoi avi e i tuoi antenati che sono stati soggetti ai sensi di colpa per paura di emergere. Il dono è proprio questo, sentirai la guarigione della pacificazione dei tuoi avi. Cioè questo è il pentacolo magico, ragazzi e miei ragazzi, anche chi ha fatto le masterclass con me. In questo mese voi avrete una energia pazzesca, una guarigione pazzesca e sentirete di aver liberato tutti gli avi da questa situazione qui. Cioè, mi sono venuti i brividi appena ho visto gli anziani, perché gli spiriti del passato, i tuoi avi, gli antenati, potranno essere finalmente riconciliati. Molti dei tuoi avi, dei tuoi antenati hanno sofferto per incapacità di emergere, per i sensi di colpa o limitazioni imposte dalla vita e adesso il tuo lavoro interiore permetterà di liberare quelle energie bloccate affinché ti possano dare tutto il potere. Quindi in chiave sciamanica tu stai chiudendo cicli, restituendo equilibrio alla linea ancestrale e liberando i talenti che ti appartengono per diritto, che erano sottratti da questa tensione, da questa perturbazione. Quindi il dono del mese è spirituale e materiale, pacificazione dei fantasmi interiori ancestrali e armonia interiore che rende possibile gioia, sicurezza, prosperità visibile, la liberazione del senso di colpa che ti impediva di manifestare pienamente le tue risorse e il tuo potere. Cioè, accogliendo questo dono tu diventi un canale di abbondanza e serenità non solo per te, ma per tutta la linea ancestrale, come se il tuo radicamento attuale guarisse anche chi è venuto prima di te, perché il passato non esiste, come vi dico sempre, il futuro non esiste. Il passato è pura possibilità di perdonare e pacificare e il futuro è possibilità di creare. Qua tu pacifichi e crei. Mamma mia, che letturona! Cioè, veramente. Ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro su questa stesa veramente impattante. E andrei direttamente a vedere qual è il rituale per portare avanti tutto questo. Ci hanno nominato gli antenati e quindi significa che è importantissimo lavorare sugli avi e gli antenati in questo mese. Gli spiriti sono a favore. Qual è il rito per attraversare aprile, la pratica sciamanica? È proprio una rinascita spettacolare, spettacolare. La comunione, è una carta meravigliosa questa, guarda, te la leggo. La comunione con i tuoi avi, i tuoi antenati. Qua tu sentirai una bellissima energia. 6, bellissima, numero 6, che è la carta dell'equilibrio, tutti 6, no? Allora, comunione. Il responso del drago. Qualsiasi obiettivo tu abbia, il cibo è la base per realizzarlo. In presenza di questa carta devi cercare di mangiare in modo sano e consapevole. Se ciò ti è difficile, prova a pensare all'intensità di flusso con la quale trascorri le tue giornate, specialmente in relazione mm, alle varie attività, cioè l'atto del mangiare, l'atto dell'addormentarsi, l'atto del risvegliarsi, l'atto del respirare, dell'essere innamorato, l'atto creativo, l'atto dell'operare una scelta, l'essere ammalato, l'esercitare il corpo, cioè l'atto sessuale, fare sport, danzare, partorire. Perché nella parte che non vi ho letto prima bisogna mettere presenza a tutto ciò che fate. Perché qua ti dice, dove sta? Vediamo.
Devi essere presente a tutto ciò che fai durante la giornata, dall'atto del mangiare all'atto di fare l'amore, all'atto di camminare, all'atto di bere, all'atto c'è, affinché qualsiasi obiettivo tu attraversi aprile con questa pacificazione. È importante stare presenti nel flusso, ti dice, non osservati mentre fai le varie cose. Sei nel flusso, cerchi di esercitare un controllo nelle cose che fai. Mi spiego? E adesso ti dà il rituale della buona riuscita. Perché dice poi una vita con poca intensità di esperienza ottimale può costringere l'individuo a mangiare in modo eccessivo per equilibrare l'intensità del flusso. E quindi, allora, quello che ci insegnano le pratiche sciamaniche, quando mangia, ricordati di mangiare e soprattutto, cioè non pensare ad altro. Vedi gli alimenti come degli spiriti che stai portando nel corpo, perché tu diventerai quegli spiriti. Stai nel flusso soprattutto nell'atto del cibarsi, perché nell'atto del cibarsi tu stai ricreando cellule, stai ricreando la tua essenza e quindi dare credito a quegli spiriti significa dare valore al sacro. Allora qua ti dà il rituale per la buona riuscita. Aumenta l'intensità di flusso nelle tue giornate, cercando di mangiare cibo vivo e sano con consapevolezza. Addormentandoti e risvegliandoti con presenza mentale e attenzione cosciente, lavorando in modo creativo, non ripetitivo, innamorandoti, ponendoti scelte consapevoli, vivendo consapevolmente. Se ti succede una malattia, per esempio, vivila consapevolmente come fosse un Dio, perché è quello che è, e stando con amorevole attenzione vicino al tuo corpo nelle sue attività. Prenditi cura di te, ma già te l'ho detto nella lettura che lo farai. In particolare quando mangi cibo sano e vivo, molte verdure, molta frutta, parla con la frutta, parla con la verdura, chiedi alla vita che ti si dà, mentre mangi cibo vivo, verdure, frutta, mentre mangi cibo vivo, chiedi alla vita, quella è la vita, la carota è vita, la mela è vita, chiedi a questa vita che ti si dà di aiutarti a vedere il tuo obiettivo nel modo che più si armonizza con la volontà cosmica. E chiedi che ti aiuti ad avere la forza e le idee giuste per perseguirlo fino alla realizzazione finale. Perché lo stai chiedendo alla terra, alle energie vive, mentre tu ti stai nutrendo del loro responso. E lo farai istintivamente, mi spiego? Questo significa essere nel flusso dell'esperienza ottimale, nella comunione durante il pasto. Il mantra, la parola mistica da ripetere mentalmente quando mangi è Monbaduku. Monbaduku. Si scrive così. Mentre mangi, sapete quando dite i mantra si attivano le memorie del mantra, no? Mon con la N di Napoli, Monbaduku. 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 È un mantra che ha solo bisogno di vibrare, non ha un significato specifico, è il mantra che riavvicina l'uomo alla natura. Monbaduku, Monbaduku, è primitivo, primordiale. La sua forza è data dai grandi maestri che nel corso di molti anni lo hanno ripetuto, dando alla sua vibrazione una potenza unica e preziosa. Quindi, Monbaduku, attenzione a tutto quello che mangiate dicendo il mantra. Ragazze e miei ragazzi, è una lettura stupenda, tra le più belle che ti abbia mai fatto. E adesso andiamo a esaminare l'amore. Allora, andiamo a vedere adesso cosa accade nell'amore. Tenendo presente, aspetta, gli oracoli li ho messi qua, tenendo presente gli oracoli che sono usciti, no? Cioè, la lettura precedente che è uscita. Allora, andiamo a vedere. Nell'amore, Vergine, aprile. La tua energia
L'energia dell'altra persona, chiunque l'altro sia. Può essere un amore nuovo, una persona che già conosci. Cosa si manifesta? Il possibile blocco, paura da superare. Qual è il consiglio? E il destino prossimo. Allora, la tua energia nell'amore. Qua tu hai una bellissima energia di concretezza. O si coltiva qualcosa di importante oppure non se ne fa niente. Cioè, tu hai una bellissima energia di dare valore a ciò che veramente esiste, non alle fantasie, alle illusioni. Una bellissima energia di asso di denari che mi dice proprio tu hai la capacità di costruire solide basi in un rapporto. Vediamo l'energia di chi arriva verso di te. E qua abbiamo un'energia probabilmente di una persona che è molto riflessiva, una persona che il 4 di coppe mi parla di una persona che magari non è pronta per alcune cose, o non è pronta, o si mette in disparte per riflettere, sta emotivamente sondando i suoi sentimenti. Abbiamo una persona che probabilmente può mettere da parte l'altro perché non sa nemmeno lui ancora cosa vuole, vede una persona annoiata qui, mentre tu hai capacità di costruire veramente, dall'altra parte posso vedere una persona più annoiata, più che non è capace di cogliere le opportunità della vita, un po' più demotivata. Vediamo cosa si manifesta. Ah, caspita, il 2 di coppe però. Allora, qua due sono le accezioni. O tu scegli concretamente ciò che vale veramente per te, di darti veramente a chi ne vale la pena, e quindi qua una persona che ti ha messo da parte la scarti, perché qua c'è l'amore per te, il 2 di coppe. Oppure una persona che inizialmente era demotivata dalla vita si redime e c'è il 2 di coppe. Fatto sta che in qualunque modo per te cosa si concretizza è l'amore, una persona che ti corrisponde perfettamente. Il 2 di coppe. Vediamo qual è il blocco. Di nuovo il re di bastoni è uscito prima. Il re di bastoni è una persona che al blocco non fa, è demotivato infatti, no? Non fa, non agisce, non ha visione, non ha carisma, è un po' codarda. E quindi probabilmente qua o tu scarti una persona con queste dinamiche, perché qua c'è l'amore per te. Ma allo stesso tempo il re di bastoni è il tuo stesso archetipo maschile con la capacità di avere la visione di meritarti l'amore, di agire per amore vero, visione in questo. Qual è il consiglio? Il consiglio è la forza. Il consiglio è abbi la capacità di lottare per amore, per l'amore vero. Abbi la capacità di sentirti meritevole del vero amore. Qual è il consiglio sciamanico? Sii libera da paure e attaccamenti che ti impediscono di sentirti meritevole dell'amore vero. 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una carta autonoma. Il 6 di bastoni è una carta che mi parla di io vinco anche senza l'altro. E quindi se io non dipendo dall'altro, ho il vero amore. Quindi abbi il coraggio di affrontare le paure, le resistenze e attaccamenti da parte tua all'amore, perché anche se tu hai la predisposizione a costruire veramente in modo solido, però c'è l'incapacità di sentirsi meritevole di un amore vero, di lottare per amore. E quindi il consiglio sciamanico insieme al 6 di bastoni come destino è tu avrai successo in amore scartando l'incapacità di sentirti meritevole di amore. Quindi avrai successo in amore. 2 di coppe. O scarti una persona o la tua incapacità di sentirti meritevole. Andiamo a chiarire con i mini tarocchi. Allora, la tua energia in amore, asso di denari. Tre di spade, hai lavorato tanto sul dolore, però
in questo mese tu devi attraversare la paura di essere meritevole d'amore. Quindi devi lottare tu per l'amore vero, non accontentarti di meno, non accontentarti di meno. Sul 4 di coppe, energia dell'altra persona, il cavaliere di denari. Potrebbe accadere che qua tu ti devi far valere, va bene? Ti devi far valere, anche a costo di perdere l'altro. Ecco perché se tu ti fai valere anche a costo di perdere l'altro, chiunque l'altro sia, realizzi l'amore. Perché potrebbe essere che tu hai sperimentato una persona, potresti sperimentare in questo mese una persona che ti mette da parte, che va lenta per motivi suoi di lavoro, che non ha il coraggio di esporsi, allora tu rivendichi con la forza, con la determinazione di gestire i tuoi impulsi, non che con rabbia, ma gestire non è la parola giusta, di allearti alle emozioni di rabbia, frustrazione, abbandono e di dire quello che e di lottare per amore, non per rabbia, di lottare per fede. Ciò che si concretizza con il 2 di coppe, il diavolone. Devi lottare contro le paure, le resistenze e attaccamenti al vero amore. L'hai già fatto, però devi fare uno step in più. Qua c'è amore e passione. Amore e passione. E soprattutto può esserci anche qua con la papessa delle triangolazioni a cui tu devi dire basta. Questo è il senso, il 6 di bastoni, o mettere in chiaro ciò che tu vuoi, anche a costo di perdere l'altro. Ecco perché poi l'altro, il vero amore, arriva. Sul blocco, re di bastoni, l'asso di bastoni. Allora, anche l'incapacità di lasciare andare il vecchio è la vecchia zona comfort, no? Qua c'è un'opportunità, però può essere al blocco, un'opportunità con un'altra persona al blocco, o un'opportunità con la stessa persona al blocco. Perché? Opportunità di fuoco, di passione, perché l'altra persona è il riflesso della tua incapacità di non sentirti meritevole veramente nel profondo di amore. Ecco perché ti dico le pratiche sciamaniche. Tu ti allei alle emozioni, il gioco è fatto. Quindi potrebbe esserci una nuova opportunità rispetto a una persona che ti ha messo da parte. Allora tu devi avere il coraggio di lasciare andare quella zona comfort, prendere in mano le redini della tua vita e andare incontro a questo vero amore. Ora, se invece la stessa persona in questa relazione ci sono delle paure e attaccamenti che devi guardare tu però perché l'altra persona è un tuo riflesso, legate all'amore. Allora scopri quali sono, alleati e vinci. Sulla forza, sul consiglio, Cavaliere di coppe. Allora, apriti con amore alle tue zone d'ombra, perché il consiglio è la forza che mi parla del darsi, dell'offrirsi, il coraggio di superare paure. Se mettono la forza è perché non c'è coraggio, quindi però tu ce l'hai, no? Ci vuole coraggio, non che non c'è il coraggio. Il Cavaliere di coppe, apriti all'amore, datti all'amore, supera le tue paure, magari supera anche le paure di poter essere tradita o offesa nel tuo essere, supera, datti, il consiglio è Cavaliere di coppe con la forza, datti all'amore vero, datti a colui il quale ti mostra veramente anche interesse con i fatti, ma soprattutto datti a livello sottile con la forza e con il Cavaliere di coppe alle emozioni. Le emozioni sono gli dei, sono la rabbia, la frustrazione, l'angoscia, l'abbandono. Datti a questo e compare il vero amore. Vediamo quindi il destino prossimo sul 6 di bastoni, il Papa, e arriva una persona con tanto di barberelli. E c'è una persona così perché il destino è avere successo in una relazione di un certo spessore con il Papa. Il Papa è la persona affidabile, è una persona di cui ci si può fidare e soprattutto avere successo nell'integrazione spirituale che ti chiede la relazione in questo mese. L'integrazione spirituale è quella di andare incontro alle tue paure, resistenze e attaccamenti a meritarti un amore vero. E qua arriva l'amore vero, però con questo passaggio. Andiamo a vedere adesso su questa persona le intenzioni che ha questa persona nei tuoi confronti. Paggio di bastoni, molto interessata da un punto di vista
è entusiasta, eroticamente interessata, divertente. Le azioni che farà nei tuoi confronti a cosa sono conformi? Farà un cambiamento, la morte. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti? Il 9 di denari, qua ci sei tu, ti ammirerà, ti adorerà, decidi tu. Allora, il 9 di denari sei tu come vergine, no? Quindi energia finale di questa persona nei tuoi confronti, questa persona non solo apprezza la tua autosufficienza, apprezza chi sei, apprezza la tua realizzazione, apprezza, ti stima. Quindi può essere la stessa persona oppure un cambio definitivo rispetto a una persona che ti ha messo da parte, che non ti ha dato valore. E qua abbiamo una persona che ti dà valore, ti vede come una persona di grande spessore e valore, solido, morale. Morale non è giusto come per ora, come bellezza. Su questo 9 di denari, energia finale di questa persona, 8 di spade, a volte questa persona si potrebbe sentire un po' intrappolata dal tuo valore, dal tuo darti tanto valore, però tu non ti devi fare schiacciare da questo aspetto, perché è l'aspetto che ha tenuto soggiogata anche la tua genia per tante generazioni. Quindi, siccome energia finale di questa persona nei tuoi confronti è il 9 di denari, cioè ci sei tu come energia, che cosa significa? Che era uscito anche prima. L'altra persona dipende dal quanto tu sei autosufficiente, quanto ti dai valore, quanto riesci a darti senza il bisogno dell'altro. Nelle azioni il cambiamento della morte di questa persona, re di spade, una persona decisa a fare cosa? A realizzare il sogno con te, la stella. Una persona che combatte per te, che è decisa. Devi credere nell'amore vero, che tu te lo meriti, però questo è il senso, e vedrai che col tempo questo si realizza. Wow, vediamo con i miei potenti oracoli cosa ti dice questa persona. Cosa ti dice questa persona? Io ti stupirò. Io ti stupirò. Bellissimo. Sono sempre accanto a te. Qua ci sarà una persona sempre accanto a te, che ti stupirà. Che ti stupirà. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. E questo è il 9 di denari, energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Sa che se questa persona sbaglia, o questo è ciò che lo spirito ti chiede di fare, di darti autosufficienza emotiva affinché l'altra persona possa scoprire il valore in te, perché tu scopri il valore in te. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Se non riconosco il tuo valore, tu mi mandi via in un attimo. Ecco, tutta la lettura sia dell'amore che la lettura generale mi parlava di questo valore che inizia a darti. E da qui cambia tutto. E da qui cambia tutto. Sì. Vediamo cosa mi dicono queste. Amore erotico, l'erotismo, questo paggio di bastoni qui, cioè desiderio, amore festoso, vedo brindisi, e poi la tua capacità di essere unica, Nausicaa. Vedo una bella lettura dell'amore per te. E qua c'è Paride. Vedo una bella lettura per te di amore leggero senza gli appesantimenti. Quando tu lotti per il vero amore non sei pesante. E lottare per il vero amore non significa delle cose, aspettative, cose, no, significa lottare contro le tue resistenze al darti, all'offrirti a quello che è,
a quello che arriva, perché quello che arriva è ciò che è perfetto per te. Nella misura in cui tu riconosci le sensazioni di dolore o di tristezza legate a un veicolo che è la persona, il veicolo, tu ti allei e genererai un amore che è alla base però della tua autosufficienza. Festa, amore, Nausicaa, Nausicaa è proprio colei che si fa corteggiare, si lascia corteggiare. Quindi mi parla tutti dell'autosufficienza che tu avrai. Mi fissano l'attenzione sull'autosufficienza, non mercanteggiare l'altro, non essere dipendente dall'altro, godere questa cosa, allearti alle emozioni. Perché puntano l'attenzione sull'autosufficienza? Per avere il grande amore, questo 2 di coppe, che poi alla fine si concretizza è qui. Perché puntano tanto l'attenzione sull'autosufficienza? Per sacarti tua zona di comfort, per toglierti dalla tua zona di comfort. La zona di comfort è il dolore. La zona di comfort, il dolore no, la sofferenza, no? Delegare sempre all'altro la responsabilità della tua felicità, quella è la zona comfort. Se l'altro mi fa qualcun torto, io sto male e quindi sto bene. Se sto male, sto bene. Se accuso l'altro di farmi stare male, allora sto bene. Questo dice la mente. Invece la tua zona di comfort si toglie attraverso collegandoti alle tue paure, attaccamenti, resistenze all'amore. Quindi la zona comfort è additare l'altro per la tua felicità o per la tua infelicità. È molto molto chiara e questa è una cosa transgenerazionale qua, Vediamo cosa mi dicono queste altre. Mettiamoci la carta degli archetipi. È questa. Una e 2. Ricorda chi sei. Sammasati, l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di disapparire. Sammasati, Sammasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, ricorda che sei preziosa. Porti polvere di stelle nelle ossa, la saggezza dei tuoi antenati nel sangue e antenati, eccoli, e l'intero universo nell'anima. Conosci te stesso e nulla ti abbatterà. Ritorna alle origini, alla tua natura selvaggia, alla tua vera essenza, bambina naturale. Ritorna alla tua essenza. La tua essenza ricorda che tu sei unita a avi, antenati, le forze della natura, non sei mai sola e questo genera la tua prosperità in tutti gli ambiti. Bellissimo. Detto questo, ragazze e miei ragazzi, è tra le letture più belle che ti abbia mai fatto. Quindi io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, praticate perché questo è il potenziale per te in questo mese. A seconda del vostro livello di consapevolezza, delle pratiche, degli studi che fate e dell'empirismo radicale che applicate alla vostra vita, questa realizzazione è ai massimi livelli. Detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!